In testa alle domande che più ricevo c'è questa. Domenico, come ricontattare l'ex dopo una rottura? Ecco, ci sono alcune cose fondamentali che voglio dirti all'interno di questo video e poi ti spiegherò anche eventualmente come contattarlo. Seguimi. Io sono Domenico Iapello, Law e Life Coach formato in PNL ormai dal 2011. Su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere, solo se ti fa piacere, iscriviti al canale così che tutte le volte che settimanalmente pubblicherò nuovi contenuti gratuiti potrai vederli in anteprima. Ora andiamo a noi e cerchiamo di capire meglio questa tematica di oggi. Molte persone mi dicono appunto come ricontattare l'ex, soprattutto dopo una rottura. Quello che voglio dirti, la premessa di oggi è: il contatto dopo una rottura non è risolutorio. Molte persone pensano, allora faccio il no contact, sparisco per un tot di tempo, poi mando un messaggio strutturato come si deve perché Domenico mi aiuterà e poi piano piano rientro nella sua vita. Ecco, in realtà nel mondo ideale potrebbe essere così. Noi non viviamo in un mondo ideale, bisogna cercare veramente di entrare in una sorta di struttura emozionale molto molto importante. Quindi ora ti spiegherò alcune cose fondamentali che è bene che tu sappia e quindi ti chiedo di seguirmi fino alla fine di questo video. Ok, il primo punto è: prima di ricontattare il tuo ex o la tua ex, considera il canale comunicativo che utilizza l'altra persona. Se non entriamo nello stesso canale comunicativo, è un po' come dire: il treno sta partendo, tu arrivi di corsa, ti lanci su questo treno, metti la valigia nello scompartimento, ti siedi e non sai nemmeno dove stai arrivando. Quello che per te è importante, anche se sei arrivata di corsa, anche se c'è stata una rottura, quando arrivi in stazione dici: questo è il treno che porta a Milano? Sì, allora salgo. Questo è il treno che porta a Bologna? Sì, allora salgo perché è la mia direzione. Questa metafora per farti capire che dall'altra parte c'è una persona che viaggia verso una direzione ed è importante capire quale sia questa direzione. Se siete sullo stesso canale comunicativo, sulla stessa rotaia, ok? Per fare un sillogismo. Quindi rifletti a fondo su questa cosa prima di scrivere, prima di ricontattare il tuo ex o la tua ex. Siete sullo stesso binario? Ok? Avete la stessa visione di vita? Comunicate allo stesso modo? Allora sì, puoi farlo. Questo è il primo punto. Il secondo importante punto è: ricontatta il tuo ex o la tua ex solo qualora avrai apportato miglioramenti nella tua vita. Se la relazione è finita, ci sono una serie di motivazioni, ci sono delle cose che sono mancate dall'altra parte e sono mancate dalla tua parte. Per te ora è importante capire quali cose sono mancate, apportare un miglioramento concreto e reale e solo successivamente ricontattare l'altra persona. Mi capita spesso di dare un'occhiata su Google per capire un po' cosa fanno i miei concorrenti e allora trovo quelle classiche trovate commerciali della serie riconquista in 7 giorni, in 14, la strategia perfetta, riconquista immediata, riconquista garantita, cioè tutte quelle cose che in realtà non considerano l'essere umano nella sua totalità, lo considero soltanto come numero, ok? Ora, ognuno ha la propria relazione. Il tuo ex o la tua ex in questo momento vive determinate sensazioni, come anche tu. Quindi, che senso ha dirti: ok, hai fatto 13 giorni di no contact, ora al 14° scriveremo questa cosa. E non funziona, ci puoi scommettere. Ok? Quindi, quello che ti chiedo: porta pazienza, cerca di capire il canale comunicativo e successivamente agisci soltanto con una certa consapevolezza, ok? E questo era il secondo punto. Ok, hai considerato il canale comunicativo, la visione dell'altra persona, hai apportato un miglioramento concreto e reale nella tua vita. Ora il terzo passaggio è quello di non avere pretese. Prendi da subito consapevolezza che non bisogna avere nessuna pretesa da quel ricontatto.
Vuoi ricontattare il tuo ex, la tua ex? Fallo pure, senza nessuna pretesa. Non lo stai facendo per riconquistare l'altra persona, non lo stai facendo per, come dire, farti apprezzare per un qualcosa, per convincere l'altra persona che tra di voi può funzionare. Fallo senza pretese, veramente per il gusto di passare per 2 messaggi, 3 messaggi, un momento speciale, ok? Unico, sia per te che per l'altra persona, ok? E questo era il terzo punto. Ora, se veramente hai fatto i passaggi precedenti, li hai considerati uno per uno e sei pronto per ricontattare l'ex dopo una rottura, allora quello che ti consiglio di fare è utilizzare questa struttura comunicativa che è fatta di 4 step. Il primo è ringrazia questa persona. Il secondo è mostra il tuo dispiacere concreto per quello che è accaduto. Il terzo aspetto è fai una domanda potente. Il quarto aspetto, in chiusura, cerca di essere breve e di uscire quanto prima dalla comunicazione. Ora, facciamo un esempio banale sul momento, non ho preparato nulla. Il primo aspetto è ringraziare. Ok, è passato un po' di tempo. Ciao Fabrizio, ciao Maria, ciao Serena, ciao Marco. Ti scrivo prima cosa di tutto per ringraziarti per tutto il tempo che abbiamo passato insieme. Ora che è passato un po' dalla rottura, mi rendo conto che abbiamo passato veramente dei momenti speciali e di questo voglio ringraziarti. Primo punto. Il secondo punto è mostra il tuo dispiacere concreto. Quindi ora, qualsiasi cosa sia accaduta tra di voi, è importante fare leva anche sulle emozioni profonde. Quindi dirai, ecco, sempre ipotizziamo, mi dispiace per come siano andate le cose tra di noi. Forse sarebbero dovute andare diversamente, purtroppo sono andate così. Quello che voglio dirti è che mi dispiace veramente di vero cuore. Quindi mostra un dispiacere concreto e reale e non una lamentela come succede molto spesso quando finisce una relazione. Ah, perché tra di noi era... Io lo so, sono molto triste per quello che è successo. Non me l'aspettavo, ecco, quella è una lamentela. Noi dobbiamo mostrare un dispiacere concreto. Il terzo passaggio era quello della domanda potente. Allora a quel punto puoi passare dall'altra parte. Come ti fa sentire questo periodo in cui siamo stati lontani? Come ti senti? Come stai? Cosa vivi realmente? Cosa sta accadendo nella tua vita? Ecco, queste sono domande potenti. Cosa sta accadendo nella tua vita? Cosa accade di bello? Ecco, è una domanda sincera, onesta e che non va a mirare alla riconquista oppure a illusioni che in questo momento non è il momento di fare. E infine, come quarto step, chiudi la conversazione. Quando la persona ti ha risposto, l'hai lasciata con un segnale di armonia molto bello ed esci subito di scena. Ok, ora vado, spero di avere il piacere di riparlare con te un giorno di questi o magari ci sentiamo al telefono. Ti abbraccio, ciao. E chiudi. Ok, questa è la struttura corretta, ok, studiata e testata ormai su tantissimi casi, su migliaia e migliaia di casi. Funziona solo se supportata dai 3 punti precedenti di cui ti ho parlato. E questo è quello che io faccio giornalmente con le persone che aiuto nella riconquista e nella seduzione con problemi di coppia e guido proprio queste persone passo passo. Ci scriviamo delle mail giornalmente così che a seguito di questo messaggio ci sarà una risposta, poi l'altra persona dirà qualcosa e noi faremo leva su quel qualcosa, cerchiamo e cerchiamo di migliorare quello che non funziona e piano piano ci dirigiamo verso l'obiettivo finale, appunto di tornare insieme. Ti ringrazio per aver visto questo video, lascia un like se ti è piaciuto, commenta se vuoi pormi la tua domanda o vuoi comunque capire meglio relativamente a questa argomentazione e iscriviti al canale, ricordati così per rimanere sempre in aggiornamento insieme a me. Ti ringrazio di nuovo, un abbraccio. Ciao!